Oggi esploreremo insieme il magico mondo del mazzo di tarocchi Gregory Scott. Questo mazzo unico, ricco di simboli e significati profondi che vi aiuteranno a connettervi con la vostra intuizione. Scopriamo insieme le sue carte e come possono arricchire le vostre letture. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscriversi al canale, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Eccoci di fronte al nostro mazzo, abbiamo la scatolina, ve la mostro in tutte le sue parti, fronte, retro, dove troviamo le principali indicazioni, ovviamente il titolo, Gregory Scott Tarot e Tarot of Positive Clarity. In pratica abbiamo l'autore principale, l'ideatore del mazzo, poi un piccolo sottotitolo, i tarocchi della chiarezza positiva. Ovviamente qui troviamo il creatore, cioè della parte dei disegni e della grafica, Davide Corsi, ovviamente editi dallo Scarabeo. All'interno troveremo un libretto con queste lingue, inglese, spagnolo, italiano, francese e portoghese. La scatola è abbastanza semplice, può essere fragile, è vero, perché quindi da maneggiare con cura, perché il cartoncino potrebbe rovinarsi facilmente. Ovviamente queste, diciamo, è il mazzo base, dove all'interno troviamo un libretto abbastanza breve, direi, forse un po' troppo sterminzito, per peccato, perché il mazzo merita tantissimo, merita di essere scoperto, di essere compreso e capito. Lo vedremo insieme, ovviamente nelle varie immagini. Quello che c'è da sapere effettivamente è che, come vi dicevo, le istruzioni sono abbastanza semplici. L'italiano troviamo indicativamente, non so se riesco a trovare le pagine di riferimento, ovviamente c'è prima tutta la parte in inglese che è sempre più esaustiva rispetto alle altre lingue, quindi se vi cimentate o comunque conoscete l'inglese, insomma, di sicuro troverete qualche informazione in più. Come vi dicevo, nella parte in italiano troviamo un'introduzione su quello che è il pensiero di Gregory Scott. Gregory Scott, per chi non lo sa, è uno youtuber, un astrologo, tarologo, diciamo esperto, e quindi che ha un'idea sua, che ha concepito appunto questo mazzo partendo dalle sue esperienze di lettura sia su internet, ovviamente tramite YouTube, sia nel privato. Poi varie indicazioni sulle cose fondamentali che secondo lui un mazzo deve avere: la riconoscibilità, la positività, la bellezza non solo estetica, certo, ma un qualcosa che richiami il nostro vivere, il nostro quotidiano, la semplicità di riconoscere subito alcuni significati.
E infatti appunto lo vedremo insieme che scusate, sono molto intuitivi. La parte fisica, ovviamente, giusto per farvi capire la maneggevolezza del mazzo stesso, le misure sono di 6,5 circa per 12 centimetri. L'intero mazzo sono circa 2,5 centimetri, come vi dicevo abbastanza maneggevole. Il cartoncino lucido, fronte retro, qui troviamo una prima carta come se fosse una specie di copertina dell'intero mazzo, e poi diciamo alla fine troviamo le indicazioni pubblicitarie, sia come contattare Gregory Scott, sia qui dietro lo scarabeo seguire nelle loro varie pagine Instagram, Facebook e quella internet ufficiale. Come vi dicevo, cartoncino lucido, abbastanza sottile, per questo consiglio comunque un utilizzo delicato delle carte, soprattutto nel mescolarle, perché col tempo potrebbero rovinarsi nei lati, nei bordi. Adesso questa è, diciamo, è la parte dedicata al mazzo in senso fisico. Adesso ci concentriamo proprio nella conoscenza delle carte. Eccoci di fronte ai primi 22 arcani, quelli maggiori. Vi ricordo che subito dopo troverete lo slideshow per osservarli una per una, e ovviamente ricordo per chi è agli inizi e quindi deve incominciare ad imparare a leggere i tarocchi. Ovviamente un mazzo è composto da 78 carte, abbiamo i 22 maggiori e poi andremo a vedere i 4 gruppi, quindi i 56 minori. Consiglio sempre di disporre le carte in questo modo, soprattutto all'inizio, per avere una visione completa. In questo caso possiamo intercettare subito che si tratta di un mazzo di matrice Waite Smith, cioè di un mazzo originale dato alle stampe del 1909 di Arthur Edward Waite e Pamela Colman Smith, che hanno poi dato il via a tutta una serie di mazzi appunto creati in un certo modo. In che modo esattamente? Il tratto riconoscibile è proprio il fatto di trovare al numero 8 la forza, il numero 11 la giustizia, cosa che in altri mazzi, per esempio di matrice marsigliese, li troviamo invertite, e quindi troveremo al numero 8 la giustizia e invece all'11 la forza. E poi un'altra caratteristica, effettivamente, a differenza di quelli marsigliesi, questi, come i Waite Smith, i minori sono tutti illustrati, quindi hanno una loro caratteristica specifica a livello iconografico, cosa che troveremo qualche cambiamento, magari vedendoli avrete già capito, forse per chi conosce i Waite Smith. Alcune cose sono facilmente riconoscibili, in linea di massima è vero, i significati non cambiano assolutamente, però alcune cose che sono facilmente riconoscibili, ad esempio è la carta della forza, dove solitamente troviamo una fanciulla che tiene tra le mani le fauci di un leone, invece qui la troviamo cambiata in questo modo. Altri cambiamenti, dove ad esempio nella temperanza solitamente si trova una fanciulla o un angelo che mescola un liquido nelle due brocche o coppe, eccetera eccetera. Quindi ci sono tanti altri cambiamenti, per esempio la carta del diavolo, appunto solitamente troviamo la figura del diavolo stesso,
però quello che lascia trasparire comunque questo mazzo, ed è proprio l'intento dell'autore stesso Gregory Scott, è quello di dare un messaggio di chiarezza e di positività. Anche gli aspetti più cupi, quelli più chiamati, definiti negativi, hanno comunque una potenzialità per poter imparare, per poter aiutarci ad affrontare le cose, ovviamente in senso positivo, perché una cosa negativa, un blocco o qualcosa di limitante ci fa rimanere fermi in quella situazione di ombra, di sofferenza. Altrimenti invece cercando di trovare sempre l'aspetto positivo, allora possiamo andare avanti, guarire, trovare delle soluzioni, quindi anche stare meglio con noi stessi e con gli altri. Quindi questa è più o meno l'idea, e si vede tutto effettivamente. Anche Davide Corsi con la parte grafica e col suo stile fumettistico è andato a rappresentare perfettamente questa positività. Traspare anche dai colori, che sono molto vivaci, intensi. L'analisi della carta ovviamente non ha i bordi, quindi l'immagine proprio prende tutta la carta stessa. Troviamo solo questa piccola parte in basso, questa fascetta, dove troviamo il numero della carta e il titolo. Qui ci sono tutti gli arcani maggiori, abbiamo detto questo è il matto, il mago, la papessa o l'alta sacerdotessa, l'imperatrice, l'imperatore, il papa, gli amanti, il carro, la forza, l'eremita, la ruota, la giustizia, l'appeso, la morte, la temperanza, il diavolo, la torre, la stella, la luna, il sole, il giudizio e il mondo. Quindi anche se ci avete fatto caso, ci sono, è vero, dei cambiamenti a livello iconografico rispetto a quelle che sono appunto le origini, però il significato non cambia. Vi mostro giusto indicativamente per farvi vedere anche il cambiamento della figura principale di alcune carte, anche riguardo al sesso. Ad esempio vi mostro la carta del mondo. In questo caso solitamente viene rappresentata una fanciulla nuda, insomma circondata da un drappo o da un velo, e qui invece troviamo questo fanciullo, questo bellissimo fanciullo circondato ovviamente da quelle che rappresentano i vari semi e le varie potenzialità che poi vedremo negli arcani successivi. E si può far caso anche e soprattutto dove vengono ripresi uguali nella carta del mago, quindi c'è una specie di maturazione. È tutto da scoprire, il tempo che ho a disposizione ovviamente è poco, altrimenti sarei qui ore e ore a spiegare, però sicuramente mettendovi pian pianino, osservandoli, scoprirete tante cose nuove che vi aiuteranno poi nelle vostre letture. Quindi qui si vede proprio tutta un'evoluzione a partire, diciamo, dal mago, per arrivare effettivamente al mondo, alla completezza, alla maturità e soprattutto all'utilizzare tutte le sue potenzialità, per poi insomma ritrovarsi nel matto a ripartire con un nuovo percorso. Questo è giusto un'indicazione, un suggerimento. Adesso andiamo a vedere gli arcani minori. Vi ricordo che c'è lo slideshow e vi ricordo anche che se vi dovesse piacere questo mazzo trovate in descrizione il link per acquistarlo.
Eccoci di fronte nel primo gruppo di arcani minori e troviamo le coppe associate all'elemento acqua. Qui abbiamo le prime carte numerali dalla 1 alla 10 e poi le 4 carte di corte, quindi il paggio, il cavaliere, la regina e il re. Anche diciamo qui ovviamente i colori, anche la bellezza che abbiamo riscontrato nella prima parte dell'analisi degli arcani maggiori. È ovvio che l'elemento acqua e quindi i colori legati al blu, al celeste sono abbastanza dominanti. E come abbiamo visto precedentemente, anche qui effettivamente ci sono dei cambiamenti nella parte iconografica, quindi alcune cose sono viste in modo diverso, perché ovviamente l'autore ha voluto marcare sia la sua ideologia stessa riguardo alle letture e anche all'esperienza fatta nel corso degli anni. Quindi è vero, si vedono questi cambiamenti che secondo me non vanno a modificare il significato, vuole integrarlo, arricchirlo, soprattutto appunto, come già detto, sul quadro della positività e della chiarezza, anche dell'intuito, perché sono fortemente intuitivi. Probabilmente possiamo, osservando una carta, capire e comprendere ulteriori significati che possono essere utili nelle nostre letture. Quei cambiamenti, ad esempio, abbiamo il 3 di coppe, che solitamente troviamo 3 fanciulle con le coppe in mano, invece qui sono 3 giovani uomini e il senso è sempre quello di condivisione, di felicità, di festeggiamento, quindi anche di riuscita stessa di una situazione o semplicemente di gioire insieme per qualcosa, eccetera. Quindi ci sono tante altre indicazioni, tante altre cose da scoprire. Effettivamente non mi sono soffermata e non mi sto a soffermare, perché ci sarebbe tanto e tantissimo da dire. Un'altra cosa, ovviamente abbiamo analizzato la parte insomma principale dell'immagine. Qui potete vedere meglio anche il retro, che è reversibile, quindi se usate le letture al rovescio, diciamo al contrario, quindi è abbastanza semplice, quindi non si riconosce se la carta è al dritto o al rovescio. Troviamo questa ruota con delle rune che spesso vengono riprese, ad esempio qui le troviamo nel cavaliere di coppe, tatuate o disegnate comunque addosso a quest'uomo, e le troviamo soprattutto nella carta della ruota. Ecco, vi faccio vedere bene. E adesso proseguiamo la nostra analisi con l'altro seme, quello dei denari. Eccoci di fronte al gruppo dei denari o pentacoli, elemento terra. Anche qui insomma potete fermare il video per osservarli meglio e riscontrare quelle che sono ovviamente le similitudini con il mazzo originale, oppure insomma semplicemente capire, comprendere, lasciare andare alcune cose che sappiamo e conosciamo già, per abbracciare queste nuove possibilità, ad esempio che non si discostano tanto effettivamente dai significati originali. Alcune cose possono rintracciare ed evocare in noi delle interpretazioni, delle sensazioni, delle emozioni diverse, trattandosi dell'elemento terra, quindi tutto ciò che è legato alla materialità, al denaro, all'impegno, al lavoro stesso. Appunto troviamo carte
che ci parlano di questi aspetti dell'ossessione, ad esempio del 4 di denari, quindi l'ossessione verso il denaro, la mancanza di un qualcosa, lo si vede da questa fanciulla che sta osservando dei ragazzi che stanno giocando, dalla generosità, dall'avere e quindi donare quello che si ha, di godere dei frutti, dell'impegnarsi ad imparare cose ulteriori, diciamo, eccetera, eccetera. Una cosa, diciamo, carina che ho visto tra le varie cose diverse è proprio questo, il cavaliere di denari. Vi mostro quello che è l'originale. Effettivamente sì, si vede un cavaliere con questo pentacolo in mano. Spesso è simbolo di impegno, determinazione, è un cavaliere lento però è costante, quindi procede pian pianino, va avanti e poi ottiene i suoi risultati. Qui c'è una chiave un po' diversa, perché è vero che il cavallo lo troviamo rappresentato comunque, quindi a livello iconografico ci sono comunque quegli elementi, però troviamo questo diavoletto tentatore. Effettivamente c'è la parte in cui noi vogliamo perseguire, impegnarci, portare avanti un qualcosa a livello pratico, anche di acquisizione di denaro, di successo, di importanza, eccetera, però è tanto importante seguire i propri veri desideri, i propri bisogni ed esigenze, quindi di rimanere connesso alla nostra integrità, moralità e di non lasciarsi tentare da false illusioni, comunque da quel successo che effettivamente invece ci porta ad esserne schiavi. Ecco, questa è un'interpretazione abbastanza carina, bellissima anche la regina di denari, si vede questa cornucopia, proprio un simbolo di fortuna, di abbondanza, con tutti questi frutti, fiori, eccetera. Come ho detto, effettivamente ci sarebbe tantissimo da dire e niente, quindi andiamo avanti adesso a scoprire i bastoni. Eccoci di fronte ai bastoni, l'elemento fuoco. Si può proprio notare la differenza tra un seme e un altro, dove tendenzialmente qui le atmosfere sono più calde, più avvolgenti, perché appunto si rifanno all'elemento fuoco, e lo troviamo anche nei vestiti, come si vede proprio qui con il rosso, l'arancio, i vestiti stessi anche dei vari personaggi. Ma anche qui ci sono ovviamente delle modificazioni. Solitamente nell'asso troviamo una mano con un bastone, invece qui c'è l'esplosione di gioia, di energia intensa, con questa fanciulla circondata da questa natura rigogliosa. E poi sì, è vero, dei cambiamenti, come già detto, soprattutto sul sesso delle figure rappresentate. Ad esempio vi mostro il 6 di bastoni, dove qui troviamo una bellissima fanciulla bionda, e invece di solito, insomma, la figura è questa. Come dico, non va assolutamente a cambiare il significato, anzi per alcuni aspetti si possono trovare proprio delle indicazioni diverse, maggiori, in questo caso proprio grazie al lavoro di Gregory Scott, che tendono a stuzzicare il nostro intuito, e quindi capire e comprendere che
alcune cose possono essere, ad esempio, come il 7 di bastoni o anche il 9 di bastoni, che tendenzialmente sono carte di difficoltà, di ostacolo, di essere vigili, attenti. Invece qui la fanciulla in realtà non sembra intimorita, sembra analizzare e valutare questo ostacolo enorme di questa montagna, ma probabilmente sta cercando di capire e trovare delle soluzioni come superare questi ostacoli e quindi raggiungere gli altri bastoni che sono qui sopra. La stessa cosa anche il 9 di bastoni, quindi di riuscire a gestire le proprie difficoltà, di non aver paura, quindi di non essere timoroso, chiuso e sospettoso, ma in questo caso di andare oltre quello che lo sta bloccando, eccetera eccetera. Quindi si possono trovare tante altre indicazioni. E adesso andiamo a vedere insieme l'ultimo seme, quello delle spade. Ed infine eccoci con l'ultimo seme, quello delle spade, legate all'elemento aria, solitamente al potere, alla mente, alle sfide, alle difficoltà, e lo si può notare dall'atmosfera stessa, che pur insomma, non essendo così cupa insomma, rispetto agli altri semi si può notare un qualcosa di diverso. È ovvio che l'interpretazione è sempre guidata attraverso una visione un po' più ottimistica o sicuramente di spingere, incoraggiare ad affrontare le difficoltà che purtroppo fanno parte della vita stessa in maniera diversa. Quindi è normale che nelle spade in questo caso ci siano tutte le varie sfaccettature delle difficoltà, l'essere bloccati, le delusioni, il dolore, la sofferenza, l'incertezza, i dubbi, i sotterfugi, le limitazioni, gli incubi, il tradimento, eccetera, eccetera. Quindi qui effettivamente troviamo di tutto, di più riguardo queste cose, però effettivamente c'è anche quella possibilità, come vi dicevo, di trovare quelle indicazioni che ci aiutano a capire e comprendere come affrontarle, come superarle, gestirle al meglio. In conclusione, questo è un mazzo che consiglio assolutamente, si può utilizzare in tutti i tipi di lettura. Ovviamente nel libretto troverete una semplice indicazione su come leggere, quindi di trovare la condizione mentale, delle domande che siano abbastanza chiare ed esaustive, e poi una piccola indicazione di 3 carte, però insomma si possono trovare in altro modo i metodi. E poi è ovvio che per chi si trova per la prima volta consiglio sempre di fare le cose in modo graduale, di conoscere prima le carte, di studiarle una per una, anche l'estrazione giornaliera di una, massimo 3 carte, di non usare i rovesci nella fase iniziale, ma di darsi la possibilità appunto di imparare a conoscerli meglio. La cosa bella è che sono molto intuitivi, quindi anche chi alle prime armi può scoprire quelle indicazioni osservando semplicemente una carta e quindi tirare fuori le proprie emozioni, le proprie esperienze. Io lo utilizzo molto insieme ad altri mazzi, proprio per andare a chiarire ulteriormente con altri dettagli quello che mi può dare, diciamo, un altro mazzo, però si può utilizzare effettivamente anche da solo, perché come già detto ha con sé tutti i significati, quelli che sono della tradizione, però si possono tirare fuori tante altre indicazioni. Ovviamente ci si deve mettere un po' con la pazienza, perché ogni singola carta può dare quegli spunti, andando semplicemente ad osservare tante cose a livello grafico che devono essere studiate, ecco, quindi richiede tanta pazienza.
Si conclude qui la puntata, spero che questo mazzo vi sia piaciuto, vi ricordo che in descrizione trovate i link per acquistarlo, se volete potete seguire tutte le altre puntate e conoscere tanti altri mazzi, e se volete potete seguirmi nel YouTube per scoprire tante altri video interessanti, seguirmi su Instagram e anche TikTok. Grazie, alla prossima, ciao!